Abbiamo appena lasciato l'isola di Merlera e per adesso abbiamo impostato come waypoint verso Cassiopi. Cassiopi si trova sulla parte nord, sulla zona nord dell'isola grande di Corfù. Continua la navigazione, abbiamo appena lasciato l'isola di Merlera e ci stiamo dirigendo in direzione Cassiopi. Cassiopi è una piccola cittadina che si trova a nord-est dell'isola grande di Corfù. Molto carina, piena di locali, trattorie, pizzerie, ristoranti, bar, molto caratteristica, una bella località. Quelle lì che vedete lì in fondo sono le montagne dell'Albania, quindi tra poco entreremo nel canale. In genere il mare adesso c'è un'onda abbastanza bassa, molto spesso navigando nel canale tra Corfù e Albania abbiamo trovato un mare veramente piatto che sembrava olio, molto bello. Ragazzi, colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale. Abbiamo superato da poco i 2500 iscritti e poco più di un anno fa erano soltanto 800, quindi il canale per fortuna è cresciuto e questo è tutto merito vostro, merito appunto di chi si è iscritto. Grazie ancora, lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella per seguire tutte le mie avventure, tutti i miei viaggi, episodi che porterò appunto sul canale. Se avete domande scrivetelo come sempre nei commenti, sarò felice di rispondere a tutti in tempi relativamente brevi. Ragazzi, navigare in barca a vela dà sempre una certa emozione, un'idea vera di libertà, di leggerezza, la libertà di spostarsi da soli, decidere da soli in quale isola approdare, quale porto appunto ormeggiare, dove fermarsi, quando fermarsi, senza orari stabiliti, senza mete. La destinazione la decidiamo di volta in volta in base al meteo, in base al mare o al tempo che ci vuole per percorrere da un punto all'altro, quindi andiamo a vedere quante miglia nautiche occorrono per fare quel particolare percorso. Ripeto, chi ama il mare o chi ha avuto la possibilità di navigare o di poter salire su una barca a vela e girare in una qualsiasi destinazione, noi per fortuna vivendo nel sud Italia, quindi in Puglia, per noi è facile spostarsi e raggiungere le isole greche, che sono, diciamo, quelle più vicine, quelle che attualmente possiamo permetterci in questo momento storico. Da questa parte abbiamo l'equipaggio rilassato al fresco, qui abbiamo il capitano in seconda. Allora, parlavamo della libertà della navigazione in barca a vela. Il titolo di oggi era Libertà, il capitano in prima, Fazio. Come già detto, scusi, per cortesia, non urli, stiamo parlando. La libertà non è uno spazio libero. La domanda filosofica è: bistecca o picagna? E dopo la ginnastica c'è un meritato aperitivo con bollicine. Fazio ha preparato gli arachidi, le patatine rustiche, olive leccine con alloro. Il capitano sta vedendo se il prodotto è di qualità. Anche Fazio interseca subito. Libertà. E qui abbiamo l'atleta. Ecco l'atleta. Fatta bene. Sentare un attimo. In un attimo
ti fanno becco. Ed ecco anche Pazio alla action. Siamo nel bel mezzo del canale tra Corfù e Albania. Stiamo preparando il pranzo. Siamo all'impiattamento della picagna. Ragazzi, questa è l'insalata. E poi siamo comunque in mezzo al canale tra Corfù, Albania e tra poco parte della Grecia terraferma. Ed ecco, siamo arrivati al porticciolo di Cassiopi. Insieme a noi è arrivato anche questo grande catamarano Sun Sail. C'è Pazio che si prepara con i parabordi. In questo momento c'è apprensione nell'ormeggio. Questa è la cittadina. Dobbiamo buttare tra poco l'ancora e poi ormeggiarci lì su quella banchina in cemento. Vento a favore. Non mi su più, manco su più. Ui, piccolo! Fai la nanna? Abbiamo fatto tanta strada praticamente dalla barca. Dalla nostra barca abbiamo percorso circa 50 metri tutti d'un fiato per arrivare a questo bar per prendere un bel caffè. Siamo sempre a Cassiopi. Abbiamo ordinato del caffè in ghiaccio, ma secondo me è shakerato. Thank you so much. Volevamo soltanto il ghiaccio, ma qua sembra shakerato o addirittura soffiato. Questa è la fase del raggruppamento della polpa del riccio, che accuratamente c'è chi apre i ricci e chi sta raccogliendo la polpa in quel contenitore di plastica. Qua abbiamo un pochino di ricci che purtroppo giacevano lì sul fondo da soli e mancava qualcuno che li liberasse. Qui abbiamo Alfredo che praticamente è al passaggio al lavaggio. La polpa è questa, facciamo vedere, la regia non mi aiuta, anzi mi mettono sempre i bastoni tra le ruote. Ecco, questa è la macchina. Praticamente c'è il professore che sapientemente ha raccolto i ricci e sta tagliando. I ricordi non hanno un prezzo, ragazzi. Questo, per chi non l'avesse mai visto, è l'interno di un riccio di mare. Si mangia praticamente quella polpa di color arancio. E anche oggi, ragazzi, un tramonto magico. Molto molto bello. Siamo sull'isola grande di Corfù e precisamente siamo a Cassiopi. Questo è il tramonto di oggi. Veramente notevole. Abbiamo anche il gabbiano, eccolo. Veramente molto bello. Stiamo facendo il giro dell'isola prima di cenare. I colori sono veramente belli. Ragazzi, questo ristorante è veramente bello. Molto molto bello. E da questa parte c'è questo terrazzino veramente notevole.
Ristorante sul mare con terrazza e vista davvero notevole. Questa è una delle strade principali di Cassioppi. Ci sono tantissimi bar, ristoranti e trattorie, gelaterie, ATM, molto viva, molto turistica come località. Questa è la strada principale che poi porta al porto. Qui abbiamo il market dove anni fa abbiamo comprato lo yogurt fresco. Simpatica anche quella terrazza lassù. Continuiamo il giro, continuate a seguire il video, ragazzi. Stiamo tornando in direzione barca per andare a cenare. Siamo appena entrati in questo negozio, c'è pieno di souvenir, sembra legno d'ulivo. Ice cream. So perché questo ristorante mi sembra un ristorante di oltreoceano. Live Sport. Sembra molto americano con questi display all'esterno. C'è tantissima gente, Ristoranti a dir poco pieni. Lì in fondo abbiamo la nostra barca e qui ci sono i ristoranti sul mare. Alberghi sul mare, molto belli. Wow. L'abbiamo preparato per la cena di questa sera, molto romantica. Abbiamo un salice, un primitivo, il capitano pronto già. Buonasera. A Bello. degustare e a valutare La cucina. l'impegno dei cuochi. Si preparano 5 piatti. L'organizzazione è seria, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno al nuovo mondo! Buongiorno e ben ritrovati. Siamo ancora a Cassioppi, l'isola di Corfù, sull'isola di Corfù. Ci siamo alzati da poco, tra poco facciamo una bella colazione, una bella moka da 12 per svegliarci per bene. Fa già caldo, molto caldo. Quindi penso di fare prima un bagno in questo mare qua e poi ci facciamo la colazione. A dopo. Niente, gli amici hanno pensato bene di fare una corsetta mattutina, questa è ancora la preparazione. Cercheremo di fare questa corsetta, ma non vedo che sia una buona idea. Non penso proprio che sia una buona idea. Vedremo.
a dopo. Il nostro collega ha appena pescato un polpo e 2 o 3 pesciotti. Pesce pesciotto. C'è il pesce pesciotta che ci ricorda il carissimo amico Rossano. Ragazzi, questa mattina abbiamo avuto la sveglia presto e gli amici hanno pensato bene di fare una corsetta. Mi hanno portato con loro a fare un po' di running qui in giro sull'isola di Corfù. Abbiamo percorso circa 6 km di corsetta. Naturalmente io non ero abituato, quindi ho alternato, diciamo che circa 4 km ho fatto di corsetta e gli altri a passo sostenuto. Abbiamo fatto stretching, adesso stiamo facendo il bucato e abbiamo saltato la colazione. Purtroppo, ma ci rifaremo subito. Adesso abbiamo messo i vestiti nella vaschetta con il detersivo, facciamo un lavaggio come indica il capitano, lasciamo a bagno. C'è anche un po' di sporco di ieri di corallo di riccio. Facciamo un bel caffè, a quest'ora ci sta. La tazzina un pochettino rotta, però funziona ancora. Mi è toccata questa oggi. Ci stiamo preparando una colazione, pancetta, la stiamo rotolando, uova scrambled, amici del tubo, scrambling. Dell'impiattamento, lo chef Pazio sta distribuendo i pani e i pesci. Colazione è servita. Stiamo facendo le frise con la polpa di riccio. All'altra parte della cucina c'è Pazio che sta preparando lo spritz con prosecco, Schweppes tonica e ice ghiaccio. Assaggiamo prima di portare ai commensali il cibo. Ci romere su spaghetto. Che bella. Tac, crostino alla polpa di riccio. Qui abbiamo imbandito la tavola, qui abbiamo il polpo pescato questa mattina. Al consumatore. Basta proprio. E poi ci penso tutto mangiare. Ha appena mangiato un crostino con polpa di riccio e qui nel piatto c'è frittura di polpo da lui pescato e anche il pesce. Siamo venuti in un piccolo market. Ci sono comunque le Pringles con tantissimi gusti, le Haribo, queste magari un pacchetto di queste. C'è l'Autan per le zanzare che ci stanno letteralmente mangiando. Ce ne sono patata, tomato e mozzarella, bruschettine, Oreo doppia crema. Pane ce l'abbiamo? Io devo là in Italia comprare cose per il mio negozio. Capito? Sì. Perché in Italia si trova tutto. Tutto. E naturalmente c'è tutta la varietà di Uzo, il liquore tipico greco. Ma quanti ce ne sono? Abbiamo tantissimo limoncello, tantissimi liquori di tutti i tipi. Olive verdi, Greek, confetture di tutti i tipi. È grande, sono gelati, calamari.
gamberi, pezzi di pesce spada, c'è veramente tutto, anche la frutta e la tipica birra Mythos, la birra greca. Vorremmo prendere un po' di latte di mandorla, ma sembra che qui non esista. Ma questo qua è Almond, tantissimo yogurt greco in formato chilo. Esagerati qua, con lo yogurt si esagera. Abbiamo preso anche i pomodori per l'insalata greca, un cetriolo. Questi hanno il gambo. Sì, prendi uno di così. Dove? Abbiamo scelto le olive greche con il nocciolo. Reparto Colazione! biscotti per la colazione. Beh, questi sono tipo frollini. Tangherine sanguigne, juice. Anche questo. C'è anche questo. Questo è buono. Addirittura abbiamo i lecca al cannabis. Bravo, No, non c'è 5 euro. Non c'è 5 euro. Addirittura nel supermercato c'è, ma siamo sicuri di quello che stiamo vedendo? Cioè, addirittura Più grande, io stai più grande. Poi no, ma cioè amnesia. ti rendi conto quale non legalizzata in Italia ancora fanno schifo? Amnesia, cioè. E così abbiamo appena fatto la spesa nel market. Abbiamo comprato un po' di insalata e roba che serviva come rifornimento alla gambusa. Fa veramente caldo, ragazzi. Siamo sempre qui a Cassiopi e abbiamo fatto la spesa al Gyros Market. Ormai siamo abituati. Ragazzi, siamo usciti, abbiamo intenzione di trovare un taxi o qualcosa che ci porti a Corfu Town. Abbiamo chiesto prima per un Uber oppure per un collettivo, se non erro il costo è di 90 euro, siamo in 5, vediamo cosa riusciamo a trovare. Forte come si popolano subito tutti questi localini, ma sono veramente pieni. Ursubi! Questa è una gelateria che abbiamo preso il gelato tantissimi, anzi sì, una delle prime volte che siamo venuti qui a Cassiopi. Bello vedere i bambini che giocano ancora per strada con le bici. Niente ragazzi, alla fine abbiamo rinunciato il viaggetto per andare a Corfu Town, che comunque costava tipo 160 euro andata e ritorno con un van collettivo, quindi abbiamo rinunciato. Siamo rimasti a Cassiopi e andiamo a trovare adesso un posto dove poter cenare. Come sempre andiamo a finire nei supermercati. Qui c'è il mini Uzo Amos, prezzo onesto, 1,20 euro. Limoncello, confetture, cioccolata per il capitano, sempre per il capitano. Ah, qua abbiamo anche delle altre cose, anche se abbiamo visto che comunque che i dolci greci hanno un loro sapore.
Peperoni sembrano di plastica, ragazzi. Questi sono quelli che usano nell'insalata greca. Anche i pomodori sono abbastanza importanti come dimensioni. Abbiamo i cornflakes, classici Kellogg's americani, burro di arachidi, molto fornito. Noi siamo alla ricerca del latte di mandorla che non sanno cosa sia. Sono molto forniti. Noi a volte esageriamo con la gambusa e ci portiamo dietro di tutto, sempre con la paura di non trovare cose, ma come vediamo c'è tanta roba. Chiaramente non abbiamo i prodotti nostri classici, quelli che siamo abituati a consumare. Questo è il frigo delle birre. Classici marchi: Rio Mare, Tonno, Divella, anche la nostra Divella. Da notare quest'auto con una pendenza veramente estrema, potrebbe scivolare giù per il mare. Sto scovando i posti dove poter eventualmente parcheggiare il camper. Questo potrebbe essere uno, è molto vicino alla città, quindi da qui si parcheggia e sei già dentro. Qua c'è la baia, tantissimi localini e case vacanza. Ragazzi, alla fine siamo arrivati a questa taverna, si chiama Fish Taverna Merolia. Non sappiamo cosa ci riserva la location, ci hanno detto che sia molto bella. Si mangia pesce e andiamo insieme a scoprirlo. Continuate a guardare il video e se non vi siete ancora iscritti al canale vi invito a farlo in questo momento. Lasciate un like, ragazzi, perché è molto importante l'interazione con i video per il canale e per YouTube in generale. Questa è la location, lì c'è il mare e qui ci sono tutti i tavolini per poter cenare o comunque pranzare. Questo è il locale, ragazzi, molto bello. Vediamo se c'è posto, sembra che ci sia posto. L'acqua da bere, aragosta, pesce, così una... Niente, abbiamo scelto questo tavolo. Praticamente siamo sul mare, in questa fantastica baia. Sotto di noi c'è una spiaggia con ciottoli. Il mare è veramente bello, ma la spiaggia è di ciottoli. Comunque, siamo venuti qui non per fare il bagno, ma per cenare. Per la cena di questa sera abbiamo scelto il vino della casa greco, white wine. White. Vino bianco per gli amici. Bread, del pane, semplice pane. Qui c'è burro e olive greche per iniziare. Ragazzi, sono arrivati praticamente i primi piatti a noi destinati, così sembrano veramente molto grandi e sono anche veloci. Questi sono degli spaghetti allo scoglio. Il piatto è arrivato, ragazzi, è tutto un programma. E come si chiama? Name? Ziporo. Ah, ziporo. Grappa greca. Ok. Ziporo. Ragazzi, no, non l'ho trovato. Ci è arrivato lo scontrino con una bella sberla, 160 euro. Cioè praticamente quel primo è costato 26 euro a piatto. Mi sembra un po' esagerato, sinceramente. Vabbè. Cono? Yeah, and cream Oreo. Mocha come capitano?
sai? Italia. Discount 40 euro discount. Ragazzi, stiamo ritornando in barca, siamo stati qui in giro per Cassiopi, abbiamo cenato, preso del gelato, un mojito in un bel locale, era veramente molto bello, sembrava per un attimo di non essere in Grecia ma più che altro essere in America. Era molto americano come locale, sinceramente, non sembrava proprio, era naturalizzato diciamo a livello di America, a livello di Grecia più che altro. Niente, passiamo da un altro locale molto movimentato. Si chiama Limoni. Buongiorno ragazzi, stiamo lasciando la piccola cittadina portuale di Cassiopi, stiamo per dirigerci per ora, dico per ora perché si fa un programma e poi se ne fa sempre un altro. Stiamo andando in direzione Merlera, sveglia presto, presto per modo di dire, sono le 8:15. Abbiamo appena salpato e lasciato appunto Cassiopi per andare in direzione Merlera. Per ora il mare è abbastanza calmo, non c'è nessuno in acqua e niente. Fa già caldo. Colazione all'improvviso in navigazione, fette biscottate, biscotti per l'emergenza, un paio di biscotti, frutta, caffè, rinforzo e tanto mare. Cambio di programma. Abbiamo cambiato la destinazione e tutto il programma. Siamo partiti da Cassiopi, passati da Merlera, Odonì e niente, adesso abbiamo preso direzione Santa Maria di Leuca, che comunque il meteo permetteva l'apertura delle vele, ne stiamo approfittando per andare appunto a vela. Quella lì che vedete in fondo alle mie spalle è la grande isola di Odonì, che purtroppo stiamo lasciando. Salutiamo tutti i suoi cittadini.
appena arrivati a Santa Maria di Leuca. Ormeggiamo la nostra barca, siamo nel porto di Leuca. Questa breve vacanza termina qui. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale, attivate la campanella, lasciate un like e scrivete nei commenti se volete una qualsiasi informazione.